e i miei bellissimi, che non riesco a far vedere, stivali da caccia. Adoro, adoro. Buondì, noi abbiamo appena finito di vloggare. Vedete come uso già i termini tecnici degli youtuber, cioè proprio ho la strada spianata verso il successo ormai. Comunque abbiamo girato questo vlog di una passeggiata nella neve. C'è tutto in questo vlog. Abbiamo fatto promozione del turismo, promozione della sicurezza stradale, divulgazione scientifica anche. C'è un momento adrenalinico, non vi faccio spoiler, non vi dico cosa ho fatto, ma è stata un'acrobazia totale, fantastica. E cosa ancora? Ah, momento sexy, perché ho registrato tipo una mezz'ora di me che ansimo mentre cammino in salita. Che cos'altro abbiamo fatto? Basta, niente, direi che vi smetto di chiacchierare e vi lascio a degli scorci di Norvegia selvaggissima. Ah, non l'ho detto, ma abbiamo lanciato un contest a un certo punto del video. Dovreste commentare rispondendo a una certa domanda con quella che pensate sia la risposta giusta. Volevo condividere il video della risposta su Instagram, ma mi sa che lo faremo in fondo al video. Cosa ne dici? Sì, lo facciamo in fondo al video. Quindi commentate e poi vedrete la risposta alla fine di questo video. Ho fatto le trecce, il che significa solo una cosa, che sto andando a fare un'escursione importantissima nella natura. In realtà sarà una passeggiata nella neve. Come ci si veste in Norvegia quando si va a camminare nella neve? Diamo anche delle informazioni di servizio. Allora, importantissima, maglia o, come nel mio caso, visto che odio le cose a maniche lunghe, canottiera di lana. Quindi maglia di lana, maglia termica. I più freddolosi possono anche mettere una maglia normale, giusto? Se vogliono. Sì, io no, perché comunque non fa così freddo e camminando mi scaldo abbastanza. Felpa pelosissima dentro, felpa extra pelosa. C'è neve, c'è anche nuvoloso e c'è anche il vento, quindi vi beccherete probabilmente un video con una luminosità pessima e un audio anche peggio che probabilmente dovrò eliminare e doppiarmi forse o sostituire con un altro tipo di suono. Adesso vi faccio vedere la strada, che è molto ghiacciata e molto interessante. Ecco, questa bava lumacosa è ghiaccio, neve pressata e ghiacciata. Naturalmente sparisce il ghiaccio quando io devo dire. Come si affronta in Norvegia la strada ghiacciata? Diamo altre informazioni di servizio che possono essere interessanti. Con le gomme chiodate, che attenzione non sono le gomme da neve, ma sono proprio gomme con dei chiodini. Guidare con le gomme chiodate significa che possiamo guidare come dei pazzi velocissimo e sbattercene altamente della sicurezza. Assolutamente no, perché abbiamo già rischiato di scivolare qualche volta, quindi niente, bisogna comunque guidare piano. Noi siamo fortunati anche perché la nostra potentissima macchina è 4x4, quindi c'è alla grande. E così è più o meno come si presenta la nostra isola con la neve, che non è così schifoso, devo dire, anzi, con la neve dal meglio, diciamo. Con la realtà virtuale potremmo anche fare un bel video tipo da proiettare sulle montagne russe. Che figata sarebbe. Un lago ghiacciato! Attenzione! Ecco, normalmente in Norvegia i laghi dovrebbero essere ghiacciati in inverno, qui non succede sempre. Adesso da prima. Qui si... È più avanti che c'è quel pezzo strapieno di... non di dossi, però tipo di
C'è quel pezzo con la strada tutta dissestata che sembra proprio di essere sulle montagne russe, continua a saltare. Guarda un po' più avanti. Oh, niente, volevo... Ah, ecco, beccare con la montagna là dietro, ma non ci sono gli alberi. Maledetti. Che comunque in video non è così bella, Ci sarebbero le pale eoliche sopra, non so se si vedono. Sì. Eccole in tutta la loro bellezza. Non si vedono più. Eccole le pale eoliche. Ecco, questo non è più ghiaccio ma è neve che è stato trasportato sulla strada da quel prato dal vento. Più lago ghiacciato con chiazze sghiacciate. Che paura. E neve, è ricoperto di neve? Sì. Bello. Ah, non so se si vede lì, forse dal video non si vede. Il vento sta spazzando della neve sulla strada. Sì, che bello, sembra il mare. Sono delle onde di neve. È bellissimo. Questo non è ghiacciato ed è mare. Quindi abbiamo lago sulla sinistra, mare sulla destra. A volte ghiaccia anche il mare, dei pezzettini. Qua mi sa di no, No, per niente. Ecco, questo è mare, come non detto, io parlo sempre per niente, è mare ed è effettivamente ghiacciato. E mi dicono dalla regia che il mare ghiaccia perché arriva acqua dolce dal fiume, si abbassa la salinità e quindi ghiaccia più facilmente. Inoltre, in questo punto non c'è corrente e quindi ghiaccia ancora più facilmente. L'ho detto giusto? Che brava che sono stata. Meno male che io vado in giro con delle persone intelligenti che sanno le cose, così posso fare bella figura anch'io. Siamo in una riserva naturale, giusto? Qua c'è un fiume. Sì, giusto. Un ponte. Mamma come traballo. Una modesta baita. E niente, già qua è molto carino, ma più avanti è meglio. Questa cosa immersa in acqua è un termometro. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate qual è secondo voi la temperatura dell'acqua. Ora lo tiriamo su, controlliamo e su Instagram postiamo una storia con la temperatura esatta dell'acqua di questo fiume. Vai, tiriamolo su. Secondo te quant'è? Il fiume è parzialmente ghiacciato e infatti lì c'è corrente, non è ghiacciato. Per voi, solo per voi, per fare della divulgazione scientifica, abbiamo scoperto lo spessore esatto del ghiaccio. Quanto sarà? 4,5? Qualcuno c'è salito e l'ha sfondato. Cominciamo subito tentando di ucciderci o di farci del male o di congelare a morte. Questa è in assoluto la mia parte di bosco preferita, cioè è proprio il mio posto preferito su quest'isola. E la neve non è tanto alta e per giunta si è depositata su uno strato bello scivoloso di ghiaccio, quindi non è così soddisfacente camminarci, però vabbè, meglio di niente. Mamma che fiatone, è tutto in salita. Ecco qua. Queste sono impronte di cervo. Come sapete quest'isola è piena di cervi, o almeno se mi seguite su Instagram. Avevo messo un sacco di foto, specialmente i 2 anni passati. E inutile cercare di seguire le impronte di questo cervo e dargli la caccia perché tanto non lo vedremo mai. Mi stavo uccidendo! Forse è meglio che i video li faccio guardando in avanti. Può anche essere interessante, è un video su YouTube in diretta in cui mi spacco una gamba.
però non lo so, magari me lo terrei per un po' più avanti. Questa cosa è un capanno di caccia e all'interno eravamo entrati l'anno scorso, sì, un annetto fa, qualche buon uomo aveva lasciato degli alcolici, vediamo se ci sono ancora. Non si apre, si apre, cioè guardate che eleganza. E sì, ci sono ancora cuffie, alcolici, un bicchiere usato, fiammiferi, tutto molto norvegese, bello, ci piace. E non solo, ovviamente, essendo un capanno di caccia ci sono i proiettili. Vediamo se... Mamma mia, ma cosa devono sparare? Poverini ai cervi, sicuramente. Poveri. Altra informazione di servizio: in questo fiume ci sono i salmoni selvaggi, che a quanto pare sono molto più buoni di quelli allevati, tutt'altra cosa. Si possono pescare, ma solo se si paga la licenza. Quindi se volete venire qui a pescare i salmoni sappiate che dovete avere la licenza, altrimenti vi danno la multa e vi tagliano le mani. No. Oh, guardate questo fenomeno di nebbia nevosa sul ghiaccio. È naturalmente finito adesso che l'ho ripreso, ovvio, perché no. Adesso sto per fare una cosa molto pericolosa che non dovrete ripetere a casa. Cioè dovrei guardare quella cosa, quel crepaccio, dovrei saltare da una parte all'altra, possibilmente senza uccidermi, e senza anche slogarmi la pavida su quei mucchietti di neve che probabilmente coprono dei forestini. Andiamo! E noi un minuto fa eravamo laggiù, esattamente lì, abbiamo scalato questo pendio, la cosa più faticosa che abbia fatto nella vita. Nella vita no, però magari nell'ultimo mese sì. Che bravi. Ecco, godetevi un po' di panorama norvegese. Sì, niente. Questo è Norvegia, mare ghiacciato, ricoperto di neve, scogli pelosi, muschiosi che emergono dall'acqua, bellissimo. Qua vedete anche com'è quando non è ghiacciato, quando è mezzo ghiacciato e mezzo no. Bene, noi siamo ormai quasi a casa, spero che questo video vi abbia intrattenuti. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi alla mia pagina Instagram, condividete questo video su tutti i social con tutti quelli che conoscete, con tutti quelli che avrebbero voglia di visitare la Norvegia, tutti quelli a cui piace passeggiare nella natura, tutti quelli che sono troppo pigri per farlo, per fargli sapere che se pigra come sono riesco ad abbandonare io per un'oretta il mio divano, può fare proprio chiunque. E niente, basta, grazie mille, ci vediamo al prossimo video, bye bye. Non guardare, secondo te quant'è? 1. 1? Secondo me mezzo grado, misura i mezzi. Non misura, no, è rotto, non c'è dentro niente. Che brutto, che flop. L'altra volta c'era. Niente, ci dispiace, l'altra volta c'era. Possiamo provare a misurarla con le mani se volete, per fare una cosa approssimativa.
Ma che tristezza.